Ciao, benvenuti su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, sarebbe molto apprezzato se vi iscriveste al mio canale, metteste mi piace al video e lasciaste un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che metto ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Mi chiamo Greg e ho 40 anni. Lavoro come montatore di tubazioni per una grande compagnia internazionale in uno dei loro stabilimenti in Georgia. Sono nato a Greenville, South Carolina, dove vivono ancora oggi i miei genitori. Dopo aver terminato il liceo, mi sono arruolato nella Marina degli Stati Uniti e sono diventato un Bolton's Mate. Ho servito nella Marina per 8 anni. Quando ho lasciato, ho sostenuto un colloquio per il mio attuale lavoro e sono stato assunto. A causa della posizione del lavoro, ho dovuto trasferirmi in Georgia, dove vivo tuttora. La mia storia con Ginger inizia in Florida, dove ci siamo incontrati. Stavo terminando il mio primo impegno quando Ginger ha accettato di sposarmi. Dovevo congedarmi circa 6 mesi dopo, ma il CMC della mia nave mi ha chiamato nel suo ufficio. Il CMC, che sta per Command Master Chief, è un uomo fantastico che ha aiutato a guidare molti marinai nella giusta direzione. Era anche un po' deluso nello scoprire che mi ero sposato con Ginger. L'argomento dell'incontro erano i miei piani di congedo. Mi disse che la Marina aveva investito molto denaro nella mia formazione e, come PO3, che sta per Petty Officer Third Class, ero necessario sulla nave. Mi chiese di considerare la possibilità di rientrare. Ne parlai con Ginger e lei fu d'accordo. Ginger lavorava per l'agenzia dei servizi sociali della contea di Duval in quel momento. Più tardi fui chiamato nella cabina del capitano e mi fu chiesto quali fossero i miei piani. Dissi che mi sarei reinserito. Al termine del mio primo incarico, la mia nave era nel Mar Mediterraneo al largo della costa italiana. Il capitano amministrò il mio giuramento. Eravamo in missione per quasi 5 mesi. Mi ricordo che durante quella missione mi fu comunicata la mia promozione imminente a PO2, che sta per Petty Officer Second Class, e la gravidanza di Ginger. Quando tornammo a Mayport ci volle un po', ma finalmente vidi Ginger con i miei occhi e notai che era nell'ultimo trimestre. Più tardi il mio CMC osservò che ero fortunato perché molti marinai sono in missione quando nascono i loro figli. Non sarei partito per un po' e mi augurò buona fortuna, poiché si sarebbe ritirato dopo quasi 30 anni nella Marina. Il suo sostituto era un capo severo ma giusto che si incontrò privatamente con tutti i sottufficiali e ci disse le sue aspettative. Se non avessimo rispettato quelle aspettative, non saremmo stati sottufficiali. Avevamo molto lavoro da fare sulla nave nei mesi seguenti. Stavo facendo un po' di saldatura generale quando il mio ufficiale delle operazioni mi informò che Ginger era in travaglio e dovevo correre in ospedale. Fu un travaglio lungo e difficile, ma diverse ore dopo nacque mia figlia Annie. A quel tempo ero solo un giovane marinaio senza idea di cosa fosse la depressione postpartum. Nei mesi seguenti scoprii esattamente di cosa si trattava. Avrei dovuto tornare a casa e trovare Ginger che piangeva. Ginger non era felice e a mio parere questo è il motivo per cui ho fatto il peggiore errore della mia vita. Mi è stata offerta una posizione a terra a Norfolk. Normalmente a un marinaio non viene offerta una posizione. La Marina semplicemente assegna il dovere basato sulle necessità della Marina. In questa situazione, il mio capitano sentiva che avevo le competenze necessarie per quella posizione e poteva portarmi lì. Rifiutai l'offerta perché amavo essere un uomo della Marina d'Acqua Blu. Quel che rendeva un errore era che mi dispiegavo lasciando una moglie depressa. Chiamavo Ginger quando avevo l'opportunità e ci inviavamo lettere. Ginger mi inviava foto di Annie tutto il tempo. Tuttavia, un giorno notai qualcosa di strano in uno degli involucri. Ginger aveva usato un'etichetta prestampata per l'indirizzo di ritorno, che non era lo stesso del nostro indirizzo di casa. Conoscevo abbastanza bene Jacksonville per sapere che quell'indirizzo era in una parte della città più esclusiva. Nei giorni successivi passai in rassegna ogni possibile spiegazione di come quell'etichetta potesse essere finita su una lettera inviata a me. Non puoi trascorrere molto tempo nella Marina senza conoscere chi è Jody. Uno dei capi mi chiese: «Vuoi che ti dica la verità
o vuoi una bugia per farti sentire meglio? Poi continuò a raccontarmi dell'infedeltà di sua moglie con il suo Jody, come aveva picchiato quel tipo e divorziato dalla moglie. Poi sorrise e disse: «Se Dio volesse che un marinaio avesse una moglie, ce ne fornirebbe una». Questo capo mi preparò a cosa aspettarmi quando saremmo tornati a casa. Rideva un po' quando mi disse che era stato nella marina per quasi 18 anni. La prima cosa da fare quando torni a casa è guardare nel cestino fuori. Cerca vecchi volantini di vendita e osserva attentamente le date di validità. Chiesi perché. Il capo disse che se Ginger viveva con Jody, tornava a casa di tanto in tanto per prendere la posta. A volte le persone lasciano cose come volantini di vendita su un tavolo o su un mobile. Poi disse di controllare i registri bancari per grandi acquisti nei negozi nei giorni precedenti al ritorno a casa. Poi disse di fare un'ispezione accurata della cucina, guardare nel frigo per cose acquistate molto recentemente, così come per cose scadute. Fare lo stesso nelle aree di stoccaggio dei cibi in scatola. Il punto è che molto probabilmente Ginger non sarebbe stata in grado di pensare a tutto. Disse che quell'etichetta non significava nulla senza altre prove. Mi disse di non affrontarla perché avrei potuto avere seri problemi con il vecchio se l'avessi fatto. «Come è successo?» dissi a Ginger che dovevo andare in città per qualche minuto circa alle 10 del mattino il giorno seguente. Andai direttamente alla mia banca e ottenni un estratto conto di tutte le transazioni con carta di debito. C'era un grande addebito HCH di quasi $150 2 giorni prima del mio ritorno in un negozio di alimentari locale. Piegai quell'estratto conto e tornai a casa. Non ricordavo nei giorni in cui raccoglievano i rifiuti, così uscii e guardai nel mio bidone della spazzatura. Quel vecchio capo salato sapeva di cosa parlava. Vidi volantini di vendita nel bidone della spazzatura di mesi fa. Ero lì, in piedi vicino al bidone della spazzatura, quasi in lacrime, quando sentii aprirsi la porta sul retro e vidi Ginger. Non dissi una parola, la superai e tornai in camera da letto a prendere alcune delle mie cose. Ginger era tutta su di me, cercando di fermarmi. Chiesi a Ginger quando fosse stata l'ultima volta che aveva comprato la spesa. Disse circa una settimana fa, ma che era andata a prendere alcune cose il giorno prima. Dissi: «Hai comprato quasi $150 di roba quel giorno». Lei si sedette sul letto e iniziò a piangere. Per suo merito non insultò la mia intelligenza dicendo cose come «non capisci» o altre sciocchezze. Disse semplicemente: «Mi dispiace, ti prego non finire tutto per questo». La guardai e dissi: «Ginger, avresti dovuto pensarci prima di iniziare a scopare con Jody». Quella notte dormii sulla nave. Infatti rimasi imbarcato su quella nave per l'anno successivo. Feci consegnare a Ginger i documenti del divorzio sul lavoro. Per suo merito non mi contrastò né chiese nulla se non un sostegno per il bambino ragionevole. Non possedevamo proprietà, quindi l'effettivo accordo fu semplice. Pagai per il suo avvocato, poi chiesi un trasferimento a Norfolk e mi fu concesso. Dissi a Danny che stavo andando a Norfolk e mi presentai. Non mi dispiegai più. A quel punto Annie era quasi in età prescolare. Ginger tornò a vivere con i suoi genitori e mantenne il suo lavoro. Fino ad oggi è ancora lì. Il suo Jody si stancò di lei, immagino. Poi cominciai a ricevere segnalazioni che Ginger metteva Annie a rischio. Mi sono sempre trovato bene con il padre di Ginger, infatti, quando mi contattò, decisi di andare a vedere che diavolo stava succedendo. Assunsi anche un investigatore privato per seguire Ginger. Il padre di Ginger era quasi in lacrime il giorno in cui parlammo. Amava quella figlia e amava soprattutto quella nipote, e sapeva che ero l'unico che aveva una possibilità ragionevole in tribunale. Scoprii che Ginger lavorava in un nightclub per aiutare a pagare il suo consumo di droghe, quindi assunsi un avvocato e ottenemmo un'udienza d'emergenza. Il giudice diede a Ginger la scelta di farsi aiutare o perdere la custodia di Annie. Quello che volevo era che i suoi genitori prendessero la custodia. In seguito cominciai anche a pagare il mio sostegno per il bambino a loro. Più tardi Ginger uscì dalla struttura e scomparve per molto tempo. Fino ad oggi, né i suoi genitori né io abbiamo idea di dove sia. Poi, un giorno, all'improvviso, è tornata a casa e ha lottato con suo padre per Annie.
La polizia fu chiamata e, fortunatamente, il poliziotto che rispose alla chiamata aveva un po' di saggezza. Disse a Ginger che doveva andarsene o sarebbe andata in prigione. Quel giorno lasciai Norfolk, presi Annie e la riportai con me. Mi fu detto di riportare Annie in Florida circa un mese dopo. A quel punto ero molto vicino al mio congedo. Il giudice mi diede la piena custodia di Annie e a Ginger fu permesso di vederla solo quando i suoi genitori erano presenti per supervisionare. Annie è ora un adolescente e assomiglia molto a sua madre. Trascorre ancora diverse settimane durante l'estate in Florida con i nonni. Ginger non ha ancora il permesso di visite non sorvegliate. La sua relazione con i suoi genitori non è buona. Suo padre l'ha portata in ospedale molte volte nel corso degli anni. Lei ha recuperato il suo lavoro con la contea di Duval, ma onestamente sono sorpreso che lo abbia ancora. Non ho mai saputo chi fosse Jody e non mi è mai importato. So solo che se mai lo scoprirò, potrebbe non piacergli quello che succederà. L'ultima volta che ho visto Ginger aveva i capelli colorati di rosa, un piercing al naso ed era coperta di tatuaggi. Aveva un sacco di cianfrusaglie femministe sulla sua auto. Sto anche risparmiando soldi per l'educazione di Annie. Diversi anni fa ho incontrato Debbie. Debbie e io non viviamo insieme e lei non ha molto rapporto con Ginger. Debbie è stata una manna dal cielo. Porta Annie a fare shopping, la porta in posti per fare cose come farsi le unghie e, in generale, cose femminili che io non potrei mai fare. Debbie e io abbiamo entrambi sopravvissuto a un matrimonio fallito e non stiamo cercando di risposarci. Debbie sta anche insegnando a Annie come cucinare. La vita è buona. Per coloro che non conoscono il termine, Jody era usato un tempo nell'esercito per un uomo che rubava le mogli o le fidanzate dei soldati. Alla prossima!